Simone Fugazzotto e il no al razzismo per la Lega Calcio e la Serie A, il quadri della discordia. No al razzismo. Questo è il messaggio più forte che viene gridato nel mondo del calcio per combattere una piaga che una volta sì e l'altra pure colpisce ancora oggi gli stadi in tutto il mondo. Nell'iniziativa contro il razzismo, il trittico di Simone Fugazzotto, artista di Milano, è stato presentato dalla Lega Serie A con un risultato del tutto inaspettato, dove la lotta contro il razzismo è finita in secondo piano. Scopriamo che cos'è successo. Da sempre all'artista è stato delegato il compito importantissimo di rappresentare il pensiero filosofico, religioso, culturale della società a lui contemporanea. Un ruolo rilevante assegnato per convenzione, seppure non sempre riconosciuto ed apprezzato, soprattutto quando l'artista interviene in spazi inesplorati dalla stessa società. La libertà dell'artista di esplorare nuove visioni talvolta diventa strumento e mezzo per comunicare un pensiero personale che può diventare un messaggio universale, intercettando il sentimento e la sensibilità di una larga fascia sociale. La libertà di espressione di Simone Fugazzotto lo ha portato ad accettare di veicolare attraverso le scimmie, protagonista delle sue opere, un messaggio chiaro e forte, non al razzismo. Le tre opere, in versione occidentale, asiatica e di colore, peraltro già presentate nei mesi scorsi, presentano le scimmie, cifra stilistica dello stesso Fugazzotto, quale metafore dell'essere umano. Simone afferma, la teoria evolutiva dice questo, da qui parte tutto, la scimmia come scintilla per insegnare a tutti che non c'è differenza. Perché non smettere di censurare la parola scimmia nel calcio, ma rigirare il concetto e affermare invece che alla fine siamo tutti scimmie? Perché se siamo esseri umani, scimmie, anime reincarnate, energie alieni, l'importante è sentire un concetto di eguaglianza e fratellanza. Questo ha detto Simone in conferenza stampa, ma non è bastato a placare gli animi, anzi, la polemica in questo momento è mondiale. È appena partita, partendo dai social, squadre come Roma, Milan per diffondersi nei giornali di mezzo mondo. Guardian, Independent, BBC, New York Times e molte altre testate hanno ribattuto la notizia, ma soprattutto i commenti indignati di chi ha condannato senza se e senza ma le opere di Fugazzotto contro il razzismo. Combattere il razzismo con le stesse parole di chi le usa per offendere, rigirandogliele contro, questo è il messaggio che ha portato Simone a realizzare quel trittico che parla di uguaglianza. Sono in tanti che hanno commentato questo trittico, passato prima in sordina e oggi salito alla ribalta. Le tre opere commissionate dalla Serie A all'artista con la volontà di trovare in qualche modo una chiave di lettura e manifesto contro il razzismo sono diventate in realtà un boomerang. Non capite, in qualche modo mal interpretate, stanno creando oggi una serie di fastidi e di grandi discussioni sul tema. Lo stesso presidente della Serie A in qualche modo si scusa dichiarando il fatto che le opere non saranno il manifesto della campagna, la quale uscirà prossimamente. A noi questo poco importa. Quello che conta è che un artista in qualche modo è stato incaricato di rappresentare un pensiero, coerente con la sua produzione artistica. Seppure le opere siano coerenti con la ricerca e la visione dell'artista, su questo nulla c'è da dire, come non c'è da eccepire sulla qualità artistica o meno dello stesso. Quello che salta agli occhi è come un'opera d'arte attribuita in qualche modo a un messaggio, in questo caso o pubblicitario o di comunicazione diffusa, possa essere mal interpretata. La domanda è: che cos'è mancato? La comunicazione o semplicemente è stata un'occasione di confronto pubblico? Combattere il razzismo con le stesse parole di chi le usa per offendere, rigirandogliele contro, questo è il messaggio che ha portato Simone a realizzare quel trittico, che parla di uguaglianza. Che se ne parli bene o male, comunque si parla in questo caso di Simone e si parla di arte in tutto il mondo.